Großer Erfolg für Ildebrando D'Arcangelo als Don Giovanni bei den Salzburger Festspielen 2014. Ildebrando, ich habe gelesen, dass Sie als Bub immer davon geträumt haben, einmal eine Salzburgerin zu heiraten, damit Sie in der Stadt Mozarts leben können. Stimmt das? Wow, come vanno veloci le voci. Sì, io ero innamorato di Mozart, quindi da bambino. Ascoltavo la sua musica e il mio sogno era di vivere dove lui è stato, quindi incontrare una ragazza di Salisburgo, sposarmi a Salisburgo, entrare proprio nella vita di Mozart, per me era un sogno, ma è un sogno da bambino naturalmente. Ihr Traum ist wahr geworden, aber nicht durch eine Hochzeit, sondern einfach durch Ihren Gesang, durch Ihre Kunst. Sie sind ein großer Star der Salzburger Festspiele, nicht zum ersten Mal. Diesmal jetzt als Don Giovanni. Wer ist Don Giovanni? Mi ricordo, avevo 16 anni e aprì il giornale e ho visto un articolo del Don Giovanni diretto da Karajan con Sam Raimi, era Don Giovanni, e ieri sera per un attimo il mio pensiero è tornato a quel momento e a dire wow, oggi sono io Don Giovanni a Salisburgo. E sono stato veramente felice perché è stato un lavoro così intenso ma pieno di amore, perché veramente abbiamo lavorato con amore per questo progetto e il risultato esce quando c'è l'amore, credo. Die Kritiker und auch das Publikum waren mit der Regie nicht so ganz einverstanden. Für die Sänger war es ein ganz, ganz großer Erfolg. Wie geht es einem Sänger da, wenn man auf der Bühne steht und es gibt Leute, denen die Regie nicht so gut gefällt, obwohl man so lange daran gearbeitet hat? Kann man sich da distanzieren oder denkt man... Io credo un po' che Don Giovanni è un'opera molto difficile da mettere in scena, quindi ognuno di noi ha un'opinione di Don Giovanni e ognuno di noi lo vede in una maniera diversa. Quindi per un regista è una grande sfida riuscire a cercare di prendere tutte le scelte dell'idea di Don Giovanni, però bisogna seguire poi alla fine una sola linea. Io posso dire che abbiamo lavorato veramente, cioè mi dispiace quando c'è un po' di contestazione, però in un certo senso il pubblico è libero di esprimere quello che prova in quel momento. Viva la Libertà! Viva la Libertà, esattamente. Sie müssen in dieser Produktion nicht nur gesanglich Unglaubliches leisten, sondern auch körperlich. Sie singen von einem hohen Koffertransportgerät, Sie springen über die Bühne. Sind das zwei verschiedene Arten, sich in Form zu halten? Einerseits muss man die Stimme trainieren, andererseits den Körper, oder läuft das in einem? Ma Don Giovanni è un'energia, come Sven l'ha definito, un eroe, quindi giustamente è un personaggio che cattura tutti gli altri e quindi tutto gira intorno a lui e questa energia bisogna avvertirla, quindi correre, non so come posso dire, agitarsi oppure avere un atteggiamento molto rilassato, fanno parte appunto del colore di Don Giovanni. Io sinceramente anch'io mi alleno, ma più che altro per un fatto personale, fisico e naturale. Ildebrando D'Arcangelo hat schon Masetto gesungen, Leporello gesungen, Don Giovanni, ebenfalls in der Nozze beide Rollen, ebenfalls im Così fan tutte beide Rollen. Kosmos Mozart ist Ihres. Sie haben den schon als Kind entdeckt. Wie? Beh, come dicevo prima, mi volevo sposare una salisburghese, quindi per forza Mozart è parte della mia vita, anche cioè sono sempre stato innamorato di lui e mi sono dedicato nell'interpretazione mozartiana. Naturalmente adesso la mia voce inizia a cambiare per via dell'età, quindi diciamo che inizierò un nuovo cammino, però Mozart resterà sempre fino a che posso nel mio cuore. Wird noch mit dem Komtur enden irgendwann einmal. Ildebrando D'Arcangelo, Ihr Vater war Organist und Sie sollten eigentlich Musiker werden. Sie haben mir gesagt, Ihr Vater war sehr streng und hat Sie gezwungen, jeden Tag zu üben. Sind Sie ihm jetzt dankbar oder hindert Sie das auch?
Diciamo che quando avevo 13 anni e dovevo studiare 10 ore di pianoforte era molto dura la situazione. Comunque sì, io amo mio padre perché devo ringraziare lui oggi se mi trovo qui e interpretare questo bellissimo ruolo con il successo che abbiamo ricevuto e non finirò mai di ringraziarlo. Der Vorteil ist, Sie können sich selbst begleiten, wenn Sie die Rollen lernen. Sì, quando torno a casa io più che cantare suono, quindi mi diverto a studiare con il pianoforte nuovi ruoli, preparo sempre io le opere da solo, non ho un coach per ripassare le partiture e c'è proprio questo amore per il pianoforte che non finirà mai. Vor 2 oder 3 Jahren habe ich am Opernball Ihre Tochter getroffen, die war damals 15, hat sie begleitet. Die muss jetzt so 17, 18 sein. Was tut sie? Was macht sie? Ma adesso ne ha 18 di anni, ha il fidanzatino, quindi adesso il papà è un po' in disparte e quindi è il suo momento e sono felice per lei che possa veramente divertirsi e amare la vita. Ildebrando d'Arcangelo liebt Tiere. Ich habe mal gelesen, Sie haben, glaube ich, eine Drossel, die die Königin der Nacht singt und noch einen Vogel, der reden und sprechen kann. Haben Sie die noch? Sì, io amo molto gli animali, è una lunga storia quella del merlo indiano perché il mio maestro aveva questo merlo indiano in una stanza e quando una ragazza si esercitava con lui nella Regina della Notte, arrivando all'acuto poi lei stecca e il maestro si mise a ridere dicendo Sumar e praticamente il merlo indiano ripeteva tutto. Quindi ascoltando questa storia ho comprato anch'io il merlo indiano e ho provato a mettere la Regina della Notte in disco, però lui non l'ha studiata tutta, quindi non ho potuto fargli fare le audizioni, capisci? Ihr Vater wollte eigentlich, dass Sie Radames heißen. Wann wird es denn Ildebrando d'Arcangelo zum ersten Mal mit großem Verdi geben? Come dicevo prima, la voce inizia ad avere un'evoluzione e quindi credo di essere pronto per un nuovo repertorio e diciamo che questo novembre prossimo sarò a Attila Bilbao con la regia di Ruggero Raimondi e quindi il mio terzo Verdi è diciamo non come Radames, come mio padre voleva chiamarmi, ma come Attila. Wunderschön, freuen wir uns sehr. Ruggero Raimondi, der große italienische Bariton, wird Regie führen. Was machen Sie in Ihrer kargen Freizeit hier in Vado Salzburg? cercando una salisburghese per sposarmi, no? In bocca al lupo. Crepi il lupo. Dann darf ich Sie noch bitten, sich in unser Gästebuch einzutragen. Der Don Giovanni Zari. Und Qui esiste. wir halten Ildebrando d'Arcangelo ganz fest die Daumen, dass das noch klappt. In der kurzen Zeit, die er noch in Salzburg sein wird. Morgen wird seine Donna Elvira mein Gast sein. Annette Fritsch. Bis dann.